Lezione 1. Delizia per una vacanza al mare. Ehi Anna, hai ricevuto le notizie sulle meravigliose spiagge e sul cibo delizioso che hanno mangiato durante quel recente viaggio? Oh sì, ne ho sentito parlare. Apparentemente le spiagge erano assolutamente meravigliose, con soffice sabbia bianca e acque cristalline. Sicuramente, ho sentito che anche i tramonti erano mozzafiato. E la cucina locale sembrava così appetitosa: pesce fresco, prodotti vivaci e piatti regionali unici. Esatto, sembra il luogo perfetto per le vacanze. Lo splendido scenario naturale combinato con i gustosi sapori locali deve essere stata un'esperienza incredibile. Assolutamente sì, sto già sognando ad occhi aperti di programmare un viaggio lì anch'io. Siete mai stati in quella regione prima d'ora? No, purtroppo non ne ho ancora avuto l'occasione. Ma dopo averne sentito parlare, lo aggiungerò sicuramente alla mia lista dei desideri di viaggio. Le spiagge e il cibo da soli lo fanno sembrare un piccolo angolo di paradiso. Lo stesso, muoio dalla voglia di dare un'occhiata. Forse potremmo organizzare un viaggio insieme qualche volta. Sarebbe fantastico esplorare quella zona con te. È un'idea meravigliosa. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo cercare le migliori destinazioni e pianificare un itinerario straordinario. Sarebbe l'occasione perfetta per provare tutte le prelibatezze locali. Sembra un piano allora. Mi sto già emozionando a pensarci. Sarà un viaggio incredibile. Lezione 2. Onorare i caduti. Buongiorno Anna, hai saputo della solenne cerimonia che hanno tenuto per commemorare un importante evento storico? Sì, ho visto la copertura. È stato un tributo profondamente commovente per onorare coloro che si erano sacrificati così tanto. Assolutamente sì, hanno davvero consacrato il terreno e custodito la memoria dei caduti. È umiliante riflettere sul loro immenso coraggio e coraggio. In effetti, le loro azioni continuano a ispirarci e a ricordarci l'alto prezzo della libertà. Non potremo mai ripagare completamente il loro debito, ma dobbiamo fare tutto il possibile per preservare la loro eredità. Ben detto. Nonostante i nostri limiti, abbiamo il sacro dovere di difendere ciò per cui hanno combattuto e sono morti. Il loro spirito continua a vivere attraverso le nostre azioni. Assolutamente. Dobbiamo rimanere fermi nel nostro impegno nei confronti dei principi che sono morti per difendere. Il loro sacrificio ha consacrato questa nazione in un modo che trascende le nostre capacità individuali. Davvero. Questa solenne occasione è stata un potente promemoria del fatto che siamo sulle spalle dei giganti. Possiamo solo sforzarci di essere degni del loro immenso sacrificio. Sì, è una responsabilità pesante ma importante. Non dobbiamo mai dimenticare il peso della loro eredità e il nostro obbligo di portarla avanti. Concordato. Era un ricordo triste ma necessario. Possa la loro memoria continuare a guidarci e ispirarci nei momenti difficili che ci attendono. Lezione 3. Incontro con i fantasmi. Ehi Anna, hai sentito di quella spaventosa storia di fantasmi che qualcuno ha raccontato l'altra sera? No, non l'ho fatto. Cosa è successo? Adoro le belle storie di fantasmi, specialmente in una notte buia e uggiosa. Beh, a quanto pare questa persona era seduta da sola nella sua camera da letto, a leggere alcune storie di fantasmi, quando all'improvviso le luci hanno iniziato a tremolare. Oh, che raccapricciante!
Posso solo immaginare la suspense che aumenta man mano che la stanza diventa sempre più buia. Esattamente. E poi, con la coda dell'occhio, giurano di aver visto una figura oscura attraversare la stanza. Oh mio Dio, è abbastanza per far venire i brividi lungo la schiena a chiunque. Cosa hanno fatto? Si bloccarono, troppo spaventati per muoversi. E poi, affermano di aver sentito un debole sussurro spettrale che li ha fatti correre fuori dalla stanza in preda al terrore. Wow, è davvero agghiacciante. Posso solo immaginare i capelli raccolti sulla nuca mentre sentivano quella voce inquietante e disincarnata. Giusto? È roba da incubi. Non so se avrei potuto mantenere la calma come hanno fatto loro in quella situazione. Lezione 4. Pratiche di lavoro sleali. Ehi Anna, hai visto le notizie su quell'azienda accusata di maltrattamento dei propri lavoratori? Sì, è davvero preoccupante sentire parlare delle accuse di pratiche di lavoro sleali. A quanto pare, esercitavano un controllo irragionevole sui loro dipendenti. Assolutamente. Da quello che ho capito, i lavoratori erano sottoposti a orari estremamente lunghi e a condizioni di lavoro difficili, con poche o nessuna possibilità di ricorso. È semplicemente inaccettabile. Nessuno dovrebbe subire questo tipo di sfruttamento, specialmente da parte di una grande azienda. Esattamente. È deludente vedere un così palese disprezzo per il benessere e i diritti della forza lavoro. Concordato. Questi tipi di abusi sul lavoro sono assolutamente inaccettabili nell'era moderna. I lavoratori meritano di essere trattati con dignità e rispetto. Sicuramente. Si spera che questa situazione porti a un'indagine approfondita e a una reale responsabilità per le azioni dell'azienda. Lo spero anch'io. Questi tipi di problemi devono essere portati alla luce e affrontati frontalmente. Nessuno dovrebbe soffrire in condizioni così ingiuste. Hai ragione, è importante continuare a puntare i riflettori su questo tipo di pratiche di sfruttamento e lottare per un trattamento migliore dei lavoratori. Lezione 5. L'ufficio postale. Ehi Anna, hai notato quel grande edificio rosso in fondo alla strada? Credo sia l'ufficio postale locale. Oh sì, ho visto quell'edificio. È un colore piuttosto sorprendente, vero? L'ufficio postale è proprio lì vicino, hai assolutamente ragione. Sicuramente, si distingue davvero. Mi chiedo quale sia il motivo alla base di dipingere un edificio postale di un rosso così vivace. Mm, questa è una buona domanda. Forse è per renderlo più facilmente riconoscibile e visibile nel quartiere. Potrebbe esserlo. O forse è solo una scelta di design unica per rendere l'ufficio postale più invitante e accessibile. Questo è un buon punto. Il colore brillante potrebbe essere intenzionale per creare un'atmosfera più accogliente per la comunità. Esattamente. È sicuramente un edificio accattivante. Mi chiedo se ci siano altri design distintivi di uffici postali nella nostra zona. Sarebbe interessante dare un'occhiata più da vicino. L'ufficio postale svolge un ruolo così importante, quindi le scelte architettoniche sono probabilmente piuttosto deliberate. Sicuramente.
La prossima volta che passo, dovrò dare un'occhiata più da vicino e vedere se riesco a individuare altri edifici di uffici postali unici in città. Lezione 6. Dare priorità alle funzioni del telefono. Ehi Anna, sono alla ricerca di un nuovo telefono. A quali funzionalità tendi a dare la priorità quando ne acquisti una nuova? Ottima domanda, John. Per me, la qualità della fotocamera è di solito in cima alla lista. Adoro scattare foto in viaggio, quindi voglio un telefono con un sistema di fotocamere davvero robusto. Ah, lo vedo. Catturare quei momenti speciali è così importante. Quali altre funzionalità cerchi? Anche la durata della batteria è fondamentale per me. Odio quando il mio telefono si scarica a mezzogiorno, quindi cerco sempre modelli con batterie a lunga durata. Sicuramente. Rimanere senza succo può essere così frustrante. Che dire di cose come lo spazio di archiviazione o la potenza di elaborazione? Anche questi sono punti positivi. Mi piace avere spazio di archiviazione sufficiente per contenere tutte le mie foto e le mie app senza eliminare costantemente nulla. E un processore veloce è importante per prestazioni fluide. Assolutamente. Queste sono tutte considerazioni davvero fondamentali. Sono anche curioso di sapere cose come la qualità del display e la connettività 5G. Questi fattori sono importanti per te? Ottima domanda, voglio assolutamente un display nitido e vivace, soprattutto per cose come guardare video. E il 5G sta diventando sempre più essenziale in questi giorni per una navigazione e un download più rapidi. Fantastico, è davvero utile. Terrò a mente tutte queste priorità mentre faccio acquisti. Grazie per il contributo. Lezione 7. Esplorazione delle opzioni di trasporto. Ehi Anna, come pensi di andare al concerto di stasera? Stai pensando di guidare o prendere i mezzi pubblici? Bella domanda, John. In realtà sono propenso a prendere l'autobus. Il traffico può essere pazzesco per arrivare in centro e preferirei non dovermi preoccupare del parcheggio. È una mossa intelligente. La linea dell'autobus è piuttosto semplice per quel luogo, giusto? Sai quanto dura di solito il viaggio? Sì, il percorso è semplicissimo e dista solo 20-25 minuti da casa mia. Molto più facile che guidare e cercare un posto. Fantastico, sembra davvero conveniente. E non devi preoccuparti di pagare il parcheggio o la benzina in questo modo, giusto? Esattamente. Il biglietto dell'autobus è molto più conveniente. Inoltre, posso semplicemente rilassarmi durante il viaggio invece di dovermi concentrare sulla guida. Buon punto. Sei un argomento davvero convincente a favore dei mezzi pubblici. Sono tentato di raggiungerti sull'autobus invece di guidare io stesso. Dovresti. Possiamo pedalare insieme e chiacchierare lungo la strada. Sarà un bel modo ecologico per entrambi di arrivarci senza problemi. Sembra un piano. Va bene, sono convinto. L'autobus è. Sarà un modo divertente e senza stress per andare al concerto. Lezione 8. Obiettivi della palestra a casa. Wow, ho sentito che hai appena ricevuto una nuova attrezzatura per la palestra in casa. È fantastico. Sì, John. Sono davvero entusiasta. È da un po' che volevo prendere sul serio la mia forma fisica.
Questo è fantastico. Che tipo di attrezzatura hai acquistato per la tua palestra di casa? Beh, sono riuscito a trovare un tapis roulant decente, un portapesi con dei pesi liberi e persino un vogatore. Spero di usarli tutti per lavorare davvero sul mio allenamento cardio e di forza. Sembra un'ottima configurazione. Sono sicuro che la palestra a casa ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in pochissimo tempo. Lo spero davvero. Ho intenzione di provare ad usarlo almeno un paio di volte a settimana. Sarà molto più comodo che andare in palestra tutto il tempo. Sicuramente. Avere quell'attrezzatura a casa rende molto più facile attenersi a una routine. Sono sicuro che vedrai degli ottimi risultati. Apprezzo molto l'incoraggiamento, John. Sono entusiasta di iniziare e vedere cosa posso fare. In qualsiasi momento. Fammi sapere se hai bisogno di un compagno di allenamento o semplicemente di qualcuno con cui parlare di fitness. Sarei felice di supportarti come posso. Lezione 9. Sconti sugli hotel. Ehi Anna, ho sentito che hai appena prenotato un viaggio per la tua prossima vacanza. Dove sei diretto? Oh, starò in un hotel davvero carino in centro. Sono riuscito a ottenere una tariffa scontata per una camera deluxe. Questo è fantastico. Come hai fatto a trovare un'offerta così vantaggiosa sulla camera? Beh, ho fatto delle ricerche e ho scoperto che l'hotel offriva una promozione speciale per le prenotazioni estive. Sono riuscito a ottenere la camera deluxe per soli $150 a notte. Wow, è un vero affare. $150 a notte per una camera deluxe sono un prezzo incredibile. Lo so, giusto? Non ci potevo credere quando ho visto l'accordo. Ho dovuto saltarci sopra prima che le camere si esaurissero. È davvero intelligente. Prenotare in anticipo e approfittare delle promozioni può farti risparmiare un sacco di soldi sugli hotel. Assolutamente. Sono davvero entusiasta di poter godere dei comfort extra e del lusso della camera deluxe senza spendere una fortuna. Questo renderà la tua vacanza molto più rilassante. Bel lavoro nel trovare quell'accordo. Lezione 10. Sculling History. Ehi Anna, hai visto quel documentario sulla storia dello schooling ieri sera? No, me lo sono perso. Cosa ne pensi? Sono sempre stato affascinato dalle origini di questo sport. È stato davvero interessante. Apparentemente, lo schooling risale agli albori delle corse di cavalli. Oh, esatto. Ricordo di aver letto di come questo sport fosse ispirato dal modo in cui i fantini remavano sulle loro barche per andare alle gare. Esattamente. Il documentario spiegava come lo schooling sia diventato rapidamente popolare alla fine del XIX secolo come mezzo per gli spettatori di vedere più da vicino le gare. Questo ha molto senso. Capisco come i movimenti fluidi dello sculling sarebbero affascinanti da guardare insieme al brivido delle corse di cavalli. Sicuramente. I canottieri iniziarono persino a diventare delle celebrità, un po' come gli atleti moderni. Affascinante. Non sapevo che sculling avesse una storia così interessante legata al mondo delle corse di cavalli. Nemmeno io. Mi ha davvero aperto gli occhi. Ora ho un apprezzamento completamente nuovo per questo sport.
Lezione 11. Caccia al tesoro. Ehi Anna, non indovinerai mai cosa ho trovato in quel negozio di antiquariato in cui sono andata lo scorso fine settimana. Oh, cosa hai scoperto? Adoro sentire parlare delle tue avventure di caccia al tesoro. Beh, mi sono imbattuta in una vecchia macchina da scrivere davvero fantastica. È anche in condizioni incredibili. Sembra fantastico. Le macchine da scrivere sono reperti unici e affascinanti. Lo so, giusto? Non potevo credere alla mia fortuna. Ho dovuto raccoglierlo. Bello. Qualche altro oggetto interessante ha attirato la tua attenzione mentre eri lì? In realtà sì. Ho trovato anche questa bellissima fotocamera vintage degli anni 50. Wow, una macchina da scrivere e una macchina fotografica vintage. Hai davvero vinto il jackpot. Lo so, ero così emozionata. Non vedo l'ora di esporli a casa mia. Lezione 12. Balancing Act. Ehi Anna, volevo farti una domanda sulla tua routine quotidiana. So che hai un piatto piuttosto pieno. Oh sì, è sicuramente un costante equilibrio tra lavoro, responsabilità familiari e ricerca di una vita sociale. Posso immaginarlo. Deve essere difficile trovare il tempo per tutto. Lo è davvero. Cerco di organizzare una cena fissa con la mia famiglia alcune sere a settimana, ma non è sempre facile. Scommetto. Tuttavia, avere quel tempo dedicato alla famiglia deve essere importante. Assolutamente. Anche se è solo un pasto veloce insieme, ci aiuta a rimanere in contatto. È fantastico. E riesci ancora a vedere i tuoi amici e a fare attività divertenti? Sì, ma ci vuole più pianificazione. Cerco di riunirmi con i miei amici per un caffè o una cena quando posso. È un bene che tu stia facendo lo sforzo. È facile che queste connessioni sociali cadano nel dimenticatoio. Lezione 13. Prenotare un soggiorno in hotel. Buongiorno Anna, ho in programma un viaggio il mese prossimo e devo prenotare un hotel. Puoi aiutarmi in questo? Certo, John. Quali sono le date in cui soggiornerai? Rimarrò per 4 notti dal 15 al 19. Ok, fammi controllare alcune opzioni per te. Hai in mente una location o un budget preferito? Vorrei rimanere in centro, se possibile, e il mio budget è di circa $150 a notte. Capito. C'è un grazioso hotel a 4 stelle in centro che ha disponibilità in quelle date. La tariffa per notte è di $135. Sembra perfetto. Puoi andare avanti e prenotarlo per me? Assolutamente. Me ne occuperò subito. Ti serve altro per il tuo viaggio? No, è tutto ciò di cui avevo bisogno. Apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato con questo. Lezione 14. Trovare un portafoglio smarrito. Ehi Anna, mi è successa una cosa pazzesca oggi. Oh, cosa sta succedendo, John? Ho perso il portafoglio prima, ma qualcuno l'ha trovato e l'ha restituito.
Questa è un'ottima notizia. C'erano ancora tutte le tue carte e i tuoi contanti? Sì, c'era ancora tutto. Non posso credere alla mia fortuna. Beh, è un sollievo. Ti hanno chiesto se era tuo quando l'hanno consegnato? Sì, hanno detto di aver riconosciuto il mio documento e di volermelo restituire. È stato molto onesto da parte loro. Sono lieto che tu abbia riavuto il tuo portafoglio sano e salvo. Anch'io. Sostituire tutto sarebbe stato un grosso problema. Lezione 15. Discutere della fauna selvatica. Ehi Anna, hai sentito di quegli orsi grizzly che hanno avvistato vicino al fiume? No, non l'ho fatto. Cosa puoi dirmi su di loro? A quanto pare hanno una bella pelliccia marrone e amano nuotare nell'acqua. Sembra incredibile. Mi piacerebbe vederli di persona un giorno. Anch'io. Hanno detto che gli orsi erano davvero grandi, probabilmente pesavano più di 800 libbre. Wow, è enorme. Sanno quanti orsi sono stati avvistati? Hanno detto che ce n'erano almeno 3 o 4 in giro sulla riva del fiume. Deve essere stato un vero spettacolo. I grizzly sono creature così affascinanti. Sicuramente. Vorrei essere stato lì per vederli nel loro habitat naturale. Lezione 16. L'esame di avvocato. Ehi Anna, ti stavo giusto raccontando di come ho superato a malapena l'esame di avvocato. La mia scrittura era così scadente che l'esaminatore ha detto di avere difficoltà a capirla. Oh no, John. Deve essere stato davvero stressante. Cosa è successo? Beh, sono stato solo fortunato, credo. Voglio dire, la mia scrittura era così pessima che l'esaminatore ha detto che riuscivano a malapena a capirlo. Accidenti. Non è un buon segno. Ma almeno sei passato, giusto? Questa è la cosa importante. Sì, hai ragione. Sono contenta di non doverla riprendere. Non credo di poter sopportare la pressione una seconda volta. Posso immaginarlo. L'esame di avvocato è notoriamente difficile. Dovresti essere orgoglioso di te stesso per averlo superato, anche se la scrittura non era il tuo punto forte. Grazie. Apprezzo l'incoraggiamento. Mi fa piacere che ora sia passato. Come dovresti essere? Ora puoi concentrarti sulla costruzione della tua carriera legale. Sono sicuro che migliorerai solo da qui. Lo spero. Grazie ancora per avermi ascoltato. Avere un amico come te aiuta davvero. Lezione 17. Problemi di parcheggio. Ehi Anna, sai se c'è un buon posto per parcheggiare vicino alla stazione ferroviaria? Devo andare da quella parte più tardi. Beh, ce n'è uno proprio di fronte alla stazione ferroviaria, ma di solito è piuttosto affollato. Accidenti, cifre. Speravo di trovare qualcosa di un po' più comodo. Potresti provare il parcheggio un paio di isolati più in basso. Di solito non è così affollato e non è troppo lontano a piedi. Ah, buono a sapersi. Dovrò dare un'occhiata. Parcheggiare qui può essere una vera seccatura a volte.
Me ne parli. Lo giuro, è come se la città non volesse che nessuno guidi. Ah, sì, è quasi come se stessero cercando di costringerci tutti a salire sui mezzi pubblici. Non li lascerei sfuggire. Ma ehi, almeno i treni di solito sono affidabili, giusto? Vero, vero. Va bene, darò una chance a quell'altro lotto. Incrociamo le dita per trovare un posto. Lezione 18. Routine di fitness. Ehi Anna, ho notato che sembri piuttosto in forma ultimamente. Ti sei allenato? Perché sì, l'ho fatto. Ho cercato di seguire una buona routine di allenamento della forza un paio di volte a settimana. Bello, buon per te. Quanto spesso fai quegli allenamenti? Lo faccio 3 o 4 volte a settimana, se posso. Mi aiuta davvero a sentirmi pieno di energia e forte. Questo è fantastico. Anch'io volevo tornare a una routine di allenamento costante. Dovresti assolutamente. Fa una grande differenza, sia fisicamente che mentalmente. Scommetto. Mi sento sempre molto meglio quando mi alleno regolarmente. Esattamente. Che tipo di allenamenti ti piacciono di più? Sono un grande fan della corsa, ma so che devo mescolarla di più. Forse proverò ad aggiungere qualche allenamento di forza come te. Lezione 19. Una vita insieme. Ehi Anna, hai sentito la notizia? Sara e Tom si sono sposati. Oh mio Dio, davvero? È così eccitante. Sono così felice per loro. Sì, hanno fatto una bellissima cerimonia. Il resto della loro vita insieme come signore e signora è così dolce. Au, posso solo immaginarlo. Scommetto che erano entrambi felicissimi. Sicuramente. In effetti, ho sentito che entrambi hanno versato qualche lacrima di gioia durante i voti. Oh, è così prezioso. Il matrimonio è una cosa così bella. Lo è davvero. Spero un giorno di poter trovare quel tipo di amore e impegno. Lo farai, John. Lo so e basta. La persona giusta è là fuori per te. Lo spero. Fino ad allora, sono felice di celebrare l'amore degli altri. Lezione 20. Supereroi. Hai visto quel nuovo film di supereroi che è appena uscito, Anna? Sì, l'ho fatto. Ho pensato che gli effetti speciali e la trama fossero davvero ben fatti. Anch'io. È incredibile come quei personaggi fossero originariamente solo creazioni di fumetti. Assolutamente. Qualcuno ha davvero dovuto usare la propria immaginazione per dare vita a quegli eroi. Di sicuro. È bello vedere come i personaggi dei fumetti siano diventati una parte così importante della cultura pop. Sicuramente. I supereroi sembrano risuonare tra il pubblico di tutte le età in questi giorni. Senza dubbio. C'è qualcosa di affascinante in quei personaggi straordinari e nelle loro abilità. Sono d'accordo.
È divertente lasciarsi travolgere dal fantastico mondo dei supereroi una volta ogni tanto. Sicuramente. Non vedo l'ora che esca il prossimo grande film di supereroi. Lezione 21. Pianificazione di una riunione. Ehi Anna, puoi incontrarci domani? Fammi controllare la mia agenda. Sì, domani funziona per me. Qual è l'orario migliore per te? Che ne dici delle 14? Funziona con i tuoi orari? Le 14 sembrano perfette. Abbiamo intenzione di incontrarci al nostro solito posto? Mi sembra una buona idea. Ci vediamo allora. Ottimo, non vedo l'ora. Giusto per confermare, domani alle 14 nel nostro normale luogo di incontro. Sì, è vero. Mi assicurerò di arrivare in orario. Meraviglioso. Sarà una buona occasione per recuperare il ritardo. Sicuramente. Ho alcune cose che mi piacerebbe discutere con te. Lezione 22. Fare acquisti presso il negozio di utensili da cucina. Ehi Anna, ho intenzione di visitare presto un negozio di utensili da cucina. Ti piacerebbe unirti a me? Oh, sembra un'ottima idea. Mi piacerebbe molto unirmi. Mi serve un paio di nuovi attrezzi da cucina. Fantastico. C'è un negozio davvero ben fornito in centro che volevo dare un'occhiata. Hanno tutti i tipi di strumenti ed elettrodomestici a portata di mano. Perfetto. Sono entusiasta di vedere che tipo di oggetti unici potrebbero avere. Sono sempre alla ricerca di fantastici accessori da cucina per abbellire il mio spazio di cottura. Lo stesso qui. Forse troveremo anche alcune cose che non sapevamo di aver bisogno finché non le vedremo. Ah, lo sai. È metà del divertimento di curiosare in un negozio di utensili da cucina, scoprendo tutti gli articoli intelligenti e pratici. Sicuramente. Va bene, usciamo tra un'ora o giù di lì? Voglio assicurarmi che abbiamo tutto il tempo per esplorare. Mi sembra una buona idea. Sarò pronto a partire. Sarà un piccolo e divertente giro di shopping. Ottimo, a presto. Non vedo l'ora. Lezione 23. Navigare tra le attrazioni affollate. Ehi Anna, ho sentito che la folla di turisti sta aumentando in questo periodo dell'anno. Oh sì, è consigliabile pianificare in anticipo, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Sicuramente. Partire presto potrebbe essere la cosa migliore per evitare la fretta di visitare le famose attrazioni. Buon punto. E scommetto che le code saranno pazzesche se proviamo a visitarci più tardi nel corso della giornata. Esattamente. Dovremmo elaborare un piano d'azione per raggiungere i luoghi imperdibili in modo efficiente. Sembra un piano. In questo modo possiamo goderci il panorama senza farci sopraffare dalla folla. Esattamente. Qualche consiglio sulle principali attrazioni a cui dovremmo dare priorità? Mm, fammi pensare. Il museo d'arte è sempre una grande attrazione e il quartiere storico è assolutamente da non perdere. Fantastico, anche quelli sono sicuramente nella mia lista.
Dovremo tracciare il percorso migliore per affrontarli tutti. Lezione 24. Il mistero della Grande Muraglia Cinese. Ehi Anna, sapevi che la Grande Muraglia Cinese è stata costruita per proteggere gli antichi stati e imperi cinesi dalle incursioni e dalle invasioni di gruppi nomadi provenienti dalla steppa settentrionale? Affascinante. Non avevo capito che fosse lo scopo principale alla base della sua costruzione. Sì, l'hanno costruito nel corso di molti secoli, usando fortificazioni, torri di guardia e postazioni di guarnigione per monitorare e proteggere i confini settentrionali. Wow, è davvero impressionante. Non riesco a immaginare la quantità di lavoro e risorse necessarie per costruire qualcosa di così imponente. Assolutamente. Ciononostante, la Grande Muraglia non fermò del tutto le invasioni nomadi, poiché le mura non erano una barriera impenetrabile. Interessante. Immagino fosse più un sistema di deterrenza e monitoraggio che un meccanismo di difesa infallibile. Esattamente. I muri potevano essere aggirati e alla fine i gruppi nomadi trovarono il modo di scalarli o sfondarli. Mm, capisco. Nonostante la sua imponenza, la Grande Muraglia aveva i suoi limiti in termini di protezione completa. Precisamente. È un affascinante esempio di ingegneria su larga scala, ma con alcune importanti carenze strategiche. Lezione 25. Ombre e illusioni. Ehi Anna, hai mai avuto uno di quei momenti in cui la tua immaginazione ti gioca brutti scherzi? Oh, sicuramente. Ricordo che una volta ho pensato che le ombre si muovessero, ma ho scoperto che erano solo i miei occhi che giocavano brutti scherzi. Ah, sì, è successo anche a me. Può essere piuttosto inquietante quando il cervello non registra esattamente ciò che vedono i tuoi occhi. Assolutamente. È incredibile come la nostra mente possa creare queste illusioni, anche con qualcosa di semplice come le ombre. Di sicuro. Questo dimostra come le nostre percezioni possano essere facilmente distorte, anche nelle situazioni quotidiane. Sicuramente. Trovo affascinante il modo in cui il cervello elabora le informazioni visive e a volte può lasciarsi trasportare. Lo stesso qui. È un buon promemoria di non fidarsi sempre di ciò che pensiamo di vedere, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione o visione periferica. Sicuramente una buona lezione. I nostri sensi possono essere alquanto fallibili a volte, anche se pensiamo di avere una solida comprensione della realtà. Esattamente. È un'esperienza umiliante quando la tua mente ti gioca brutti scherzi in quel modo. Lezione 26. Una situazione preoccupante. Ehi Anna, mi sento un po' preoccupata ultimamente. Che mi dici di te? Buongiorno John, anch'io sono un po' preoccupata. Cosa ti preoccupa? Sono preoccupata di non riuscire a trovare un lavoro dopo la laurea. Il mercato del lavoro sembra così competitivo. Capisco, può essere davvero stressante, ma sono sicuro che troverai qualcosa. Ti stai candidando per molte posizioni? Sì, ho inviato così tanti curriculum, ma non ho ricevuto risposta dalla maggior parte di loro. È scoraggiante. Non scoraggiatevi. Continuate così. Forse potresti provare a fare rete o a contattare persone nel tuo campo.
Questa è una buona idea. Dovrei provare a entrare in contatto con più professionisti. Qualche consiglio su come farlo in modo efficace? Mm, Magari inizia contattando il centro di carriera della tua università. Di solito hanno grandi risorse per il networking. Eccellente, lo esaminerò sicuramente. Grazie per l'utile suggerimento, Anna. Mi sento un po' meglio adesso. Lezione 27. La battaglia di Beaver Dams. Ehi Anna, hai sentito parlare della battaglia di Beaver Dams durante la guerra del 1812? No, non credo di conoscerlo. Dimmi di più. Fu una piccola ma significativa battaglia che ebbe luogo in quello che oggi è l'Ontario, in Canada. Interessante. Cosa lo ha reso significativo? Anche se gli eserciti coinvolti erano piuttosto piccoli, la battaglia ebbe un grande impatto sullo sforzo bellico complessivo. Oh, capisco. Puoi spiegare un po' meglio cosa è successo? Certo, gli inglesi e i loro alleati indigeni riuscirono a tendere un'imboscata e catturare una forza americana a Beaver Dams. Wow, è una vittoria davvero impressionante per gli inglesi, date le dimensioni degli eserciti. Esattamente. Dimostrò che forze ancora più piccole potevano essere efficaci se usassero le tattiche giuste. Lezione 28. Esplorazione della cucina thailandese. Ehi Anna, non vedo l'ora di provare presto dell'autentico cibo thailandese. Anch'io. Ho sentito tante cose fantastiche sulla cucina thailandese. Quali piatti sei più entusiasta di provare? Beh, ho sempre voluto assaggiare il loro famoso pad thai. Ho sentito che è assolutamente delizioso. Oh sì, il pad thai è sicuramente da provare. La miscela di sapori dovrebbe essere incredibile. E volevo espandermi e provare anche altri prodotti thailandesi, come la zuppa tom yum o il curry di massaman. Anche quelli sembrano fantastici. Il cibo thailandese ha un profilo aromatico così unico e vivace. Sicuramente. Penso che la combinazione di elementi dolci, aspri, speziati e salati sia ciò che lo rende così attraente. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare tutti i diversi gusti e consistenze. Sarà una vera avventura culinaria. Sono d'accordo. Sarà un'esperienza culinaria davvero divertente. Mi viene già fame solo a pensarci. Lezione 29. Promuovere relazioni forti. Ehi Anna, ultimamente ho pensato molto all'importanza di costruire relazioni forti. Questo è un ottimo argomento, John. Una buona comunicazione e la comprensione reciproca sono fondamentali in ogni relazione. Sicuramente. Trovo che quando ti sforzi davvero di entrare in contatto con le persone, ciò può portare a esperienze così gratificanti. Sono d'accordo. Si tratta di essere presenti, ascoltare attivamente e cercare sinceramente di capire il punto di vista dell'altra persona. Esattamente. E penso che promuovere quei legami più profondi, personali o professionali, possa davvero fare una grande differenza. Assolutamente. Relazioni forti basate sulla fiducia e sul rispetto possono aprire così tante porte e opportunità.
Sicuramente. Mi sento davvero intenzionata a coltivare le mie relazioni ultimamente, ed è stato così appagante. È meraviglioso sentirlo, John. Mantenere queste connessioni richiede del lavoro, ma ne vale davvero la pena. Assolutamente. Sono grato di avere persone come te nella mia vita che comprendono il valore di quei legami più forti. Lezione 30. Preferenze relative alle dimensioni dello schermo. Ehi Anna, cosa ne pensi delle dimensioni dello schermo per l'elettronica in questi giorni? Questa è una domanda interessante. Hai in mente qualche preferenza specifica? Non proprio. Sono solo curioso di sapere cosa cerchi in termini di dimensioni dello schermo. Beh, tendo a preferire schermi più grandi per cose come laptop e tablet. Lo spazio aggiuntivo è ottimo per la produttività e la multimedialità. Questo ha senso. E per quanto riguarda gli smartphone? Preferisci un formato più compatto? Mm, per i telefoni mi piace davvero un approccio intermedio. Abbastanza grande per visualizzare comodamente i contenuti, ma comunque facile da tenere in mano e usare con una sola mano. Sì, ne vedo il fascino. Non troppo ingombrante, ma nemmeno troppo piccolo. Esattamente. Penso che il punto debole per la maggior parte delle persone in questi giorni siano circa 6 pollici per lo schermo di uno smartphone. Buono a sapersi, lo terrò a mente mentre acquisterò il mio prossimo dispositivo. Grazie per il contributo. Lezione 31. Sigillare l'accordo. Ehi Anna, volevo farti sapere qualcosa su un potenziale cliente con cui stiamo lavorando. Certo, che succede? Beh, è importante fare del nostro meglio e concludere davvero l'accordo con questo cliente. Potrebbero essere una grande opportunità per noi. Assolutamente. Dobbiamo assicurarci di soddisfare tutte le loro esigenze e dimostrare il valore che possiamo fornire. Giusto. Hai qualche idea su come possiamo davvero stupirli e assicurarci questo contratto? Penso che mettere in risalto i nostri successi passati con clienti simili e adattare la nostra proposta ai loro punti deboli specifici sarebbe un buon inizio. Ottima idea, e dovremmo anche assicurarci di rispondere in anticipo a eventuali dubbi o obiezioni che potrebbero avere. Sicuramente. Affrontare in modo proattivo i potenziali ostacoli dimostrerà loro che siamo davvero impegnati a rendere questa partnership di successo. Esattamente. Penso che se ci impegniamo di più, abbiamo davvero buone possibilità di conquistare questo cliente. Lezione 32. Perfezionare la ricetta. Ehi Anna, sto sperimentando una nuova ricetta di biscotti con gocce di cioccolato e volevo avere la tua opinione. Oh, biscotti al cioccolato. I miei preferiti. Quali modifiche hai apportato? Beh, sto giocando con l'aggiunta di alcune gocce di cioccolato commerciali all'impasto. Penso che potrebbe portare i biscotti al livello successivo. È un'idea interessante. In che modo influisce sulla consistenza e sul sapore rispetto all'utilizzo di normali gocce di cioccolato? Le patatine commerciali sembrano sciogliersi un po' più uniformemente e conferiscono ai biscotti un gusto extra ricco e cioccolatoso. Ma non sono sicuro che sia un miglioramento rispetto alla ricetta classica. Mm, capisco.
Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio, vero? La ricetta classica è piuttosto difficile da battere. Esattamente. Non voglio allontanarmi troppo da ciò che rende un ottimo biscotto con gocce di cioccolato, capisci? Sicuramente. Forse prova a fare un test di assaggio fianco a fianco per vedere quale preferiscono i tuoi amici e la tua famiglia. Bella chiamata. Ci proverò. Ottenere un feedback obiettivo mi aiuterà a perfezionare la ricetta. Lezione 33. Obiettivi di fitness. Ehi Anna, volevo parlarti dei miei obiettivi di fitness. Oh, è fantastico. Cosa speri di ottenere? Beh, mi piacerebbe essere in grado di correre un 5K senza fermarmi. E voglio anche aumentare la mia flessibilità. Sono obiettivi davvero ammirevoli. Hai pensato a come affrontarli? Sto facendo delle ricerche e penso che dovrò lavorare sul mio cardio e fare alcuni esercizi di stretching. Questo è un buon piano. E hai in mente allenamenti o programmi di allenamento specifici? Non ancora, ma speravo che avessi qualche suggerimento. Sono disponibile a provare cose diverse. Assolutamente sì. Sarei felice di condividere alcune idee. Forse potremmo anche allenarci insieme qualche volta? Sarebbe fantastico. Penso che avere un compagno di allenamento mi aiuterebbe davvero a mantenermi motivato. Lezione 34. Configurazione della palestra in casa. Ehi Anna, stavo pensando di allestire una palestra in casa, cosa ne pensi? È un'ottima idea. Avere uno spazio dedicato per allenarsi a casa può essere davvero conveniente. Esattamente, e voglio assicurarmi di creare un ambiente motivante e piacevole. Assolutamente. Dovresti anche considerare un'illuminazione e una ventilazione adeguate per un ambiente motivante. Buon punto, dovrò esaminarlo. Quali altri fattori devo tenere a mente? Beh, l'attrezzatura che scegli è importante. Avrai bisogno di un mix di cardio, forza e flessibilità. Questo ha senso. Stavo pensando di comprare un tapis roulant, dei manubri e magari un tappetino da yoga. Sembrano ottime aggiunte. E non dimenticare anche l'archiviazione e l'organizzazione. Hai ragione. Ho bisogno di capire come mantenere tutto pulito e accessibile. Lezione 35. Prenotare un hotel. Ehi Anna, hai già deciso dove alloggeremo durante il nostro viaggio? Non ancora. Sto ancora pensando di prenotare un hotel. Voglio assicurarmi di trovare il posto giusto. Ah, capisco. Quali fattori consideri nella scelta di un hotel? Bene, sto considerando la posizione, i servizi e le recensioni. Voglio assicurarmi che sia comodo e abbia le funzionalità di cui abbiamo bisogno. Questo è un buon approccio. Finora hai guardato qualche hotel specifico? Sì, ho confrontato alcune opzioni nella zona. Ce n'è una che sembra davvero carina e ottiene ottime recensioni. Meraviglioso. Cosa ti ha fatto risaltare?
Ha un'ottima posizione, vicino a tutte le principali attrazioni. Inoltre, ha una piscina coperta e un centro benessere perfetti per rilassarsi. Sembra l'ideale. Fatemi sapere una volta prenotato, sono entusiasta di vedere dove alloggeremo.